Ciao ragazzi, oggi prova di volo dell'MGX Bugs 19 B19. Vi ho già parlato di questo drone nel precedente video, quindi se ve lo siete perso recuperatelo tramite il link nella scheda qui in alto a destra. In poche parole, lui è un clone economico, costa meno di 150 euro del DJI Mavic Mini, ma ora scopriremo insieme se vola bene oppure no. Per foto e video ho inserito una micro SD da 128 GB che solitamente utilizzo sul DJI Mini 2 senza nessun problema. Il display è abbastanza luminoso e anche in questa giornata con il sole che spacca le pietre, letteralmente fa caldissimo amici, si vede molto bene. L'informazione più utile secondo me è questa, ovvero il numero di satelliti agganciati, pari a 14, niente male per un drone economico. Proviamo ad armare i motori per la prima volta insieme, 1, 2, 3, vai! E i motori sembrano funzionare, è già un piccolo passo avanti. Tasto di decollo automatico e vai, vola piccolo Bugs 19! Allora, qualità di overing, come vedete non sto toccando il radiocomando e il drone è decisamente fermo, nonostante il vento oggi sia molto sostenuto. A vederlo così sembra davvero un DJI Mavic Mini o un DJI Mini 2. Sono abbastanza sorpreso, devo dire. Oggi sono da solo, quindi volare e al tempo stesso registrare il video con due mani mi risulta abbastanza complesso, però nonostante tutto questo piccolo Bugs 19 sembra avere delle doti di volo abbastanza importanti. Sembrerebbe un bel drone per chi vuole iniziare, quindi volando in sicurezza, dai, si comporta decisamente bene. Muovendo la rotellina del radiocomando, come vedete, andiamo ad agire sull'inclinazione del gimbal monoasse e tra un attimo andremo a scoprire come si comporta la cam lato foto e video. Prima però voglio vedere come si comporta il ritorno a casa automatico di questo drone, facendolo partire dalla base per il trasporto. Ok, attiviamo ora il ritorno a casa, il drone si sta alzando, si sta muovendo verso questa direzione, è qui sopra di me e ora dovrebbe iniziare la discesa automatica. Vediamo dove atterra. Davvero niente male. Il radiocomando è qui come vedete e il drone è atterrato praticamente a 30 cm dal punto di decollo. Wow! Ora siamo nella schermata dell'applicazione, tra l'altro il drone è arrivato a catturare 16/17 satelliti, non male. Decolliamo. Allora, notiamo subito un aspetto molto grave, manca totalmente la stabilizzazione sia meccanica, elettronica, sia digitale. Guardate come oscilla ragazzi, tra l'altro oggi c'è anche molto vento, quindi questo non facilita il compito del drone. Comunque proviamo a fare qualche scatto. Spalle. Cavolo ragazzi, cavolo, che rabbia!
Che rabbia ragazzi, sono davvero arrabbiato, oltre che molto sudato, perché? Beh, perché questo MGX Bugs 19B19, nome complicatissimo, è l'ennesima occasione sprecata. Si tratta dell'ennesimo ottimo drone che vola davvero benissimo, come avete visto, persino le Smart Fly come ritorno a casa, come il Follow Me funzionano alla grande, un drone perfetto per principianti, per chi vuole volare senza troppe pretese, ma poi MGX, che è un marchio sincero, che ha sempre fatto dei buoni droni economici, si perde lato cam. Sarebbe bastato un misero gimbal, anche 2 assi, per rendere questo drone da 150 euro davvero competitivo in una fascia di prezzo così economica. Invece così non è. L'MGX Bugs 19B19 è un drone eccellente se volete solamente volare. Tra l'altro la sua autonomia è fantastica, io ho fatto tutta questa prova con una sola batteria e ho consumato una sola tacca. L'unica pecca, l'unica grande pecca è la cam non stabilizzata nemmeno digitalmente. Ok, possiamo agire in post produzione, però i risultati non saranno mai così eccezionali. Anche il radiocomando è davvero buono, mi ha sorpreso trovare un display su un radiocomando di un drone economico, è cosa rara, anzi rarissima. Sono arrabbiato amici, sono davvero arrabbiato. Un bel drone rovinato dalla mancanza di un gimbal vero e proprio. Tra l'altro ho scoperto che andando nelle sue impostazioni, nemmeno così nascosta, c'è un'opzione dedicata alla calibrazione del gimbal, quindi secondo me almeno inizialmente c'era la volontà da parte della MGX di implementare un gimbal meccanico su questo drone. Quindi amici, in conclusione, vi consiglio oppure no questo MGX Bugs 19B19? Beh, cosa dirvi? Se cercate un drone da battaglia che voli bene, oppure se state cercando il vostro primo drone per imparare a volare, lui secondo me è perfetto. Per meno di 150 euro è davvero difficile, per non dire quasi impossibile, trovare un drone che voli così bene. Se invece state cercando un drone semi-professionale adatto per foto e video, anche solo per social, lui non è assolutamente adatto. Se volete acquistarlo vi lascio tutti i suoi link d'acquisto qui sotto in descrizione video. Invece eventuali coupon li troverete sempre aggiornati sul mio canale Telegram ufficiale TechBest Deals, linkato anch'esso qui sotto in descrizione video. Entrateci perché siamo già oltre 30.000 e trovate coupon e offerte su questo drone e tantissimi altri prodotti tecnologici. Ora ragazzi voglio sapere le vostre opinioni, cosa ne pensate di questo MGX Bugs 19B19? Lo trovate un drone interessante oppure no? Oppure come me pensate che sia l'ennesima occasione sprecata? Beh, parliamone qui sotto nei commenti, e se volete supportarmi come sempre mi basta un semplice e gratuito like, un commento, una condivisione. Iscrivetevi a questo canale e attivate la campanellina per non perdervi le notifiche dei miei nuovi prossimi video. Io ho la bocca totalmente secca, devo andare a bere qualcosa altrimenti muoio qui. Noi ci salutiamo qui e ci diamo appuntamento al mio prossimo video, sempre che voi vogliate, sempre qui su AddXS2Tech. Alla prossima, ciao ragazzi e buon volo.